Oggi impariamo l'italiano con una breve storia. Prima ascolta e leggi i sottotitoli in italiano. Poi ascolta di nuovo senza sottotitoli. Dopo ripassiamo il vocabolario. Alla fine rispondi alle domande nei commenti. Iniziamo! È sera. Il cielo è scuro e la luna piena è alta. La sua luce illumina il parco. Gli alberi sono grandi e silenziosi. Le ombre sono lunghe. L'aria è fresca e profuma di fiori. Elisa è seduta su una panca di pietra. Tiene la schiena dritta e guarda la luna. Indossa un vestito blu. Le sue mani sono ferme, ma il suo cuore batte forte. Aspetta Giovanni. Sente dei passi sul sentiero. Non si gira. Sa chi è. Giovanni si ferma davanti a lei. Indossa un abito scuro. La guarda con attenzione. «Ciao Elisa», dice piano. «Ciao Giovanni», risponde lei. Restano in silenzio per un momento. Il vento muove le foglie. «È una bella notte», dice Giovanni. «Sì», dice Elisa. «La luna è molto chiara». Giovanni fa un passo avanti. «Posso sedermi?» Elisa annuisce. Giovanni si siede accanto a lei, ma lascia spazio. «Sono venuto perché voglio parlare», dice lui. «Anch'io», dice Elisa. «Ci sono molte cose da dire». Giovanni guarda la luna. «Penso spesso a te. Penso al passato». Elisa abbassa lo sguardo. «Il passato mi fa male», dice. «Mi hai lasciata». Giovanni sospira. «Lo so, ho fatto un errore. Pensavo solo al lavoro. Non ascoltavo il mio cuore». Elisa lo guarda. «Io ti aspettavo», dice. «E poi sei andato via». Giovanni annuisce. «Avevo paura. Non ero pronto, ma non ho mai smesso di amarti». Una lacrima scende sul viso di Elisa. «Perché sei qui ora?» chiede. «Perché voglio cambiare», dice Giovanni. «Voglio restare. Voglio essere con te». Elisa stringe le mani. «Ho paura», dice. «Ho paura di soffrire ancora». Giovanni la guarda negli occhi. «Capisco. Anch'io ho paura, ma voglio provare». Si avvicina un poco e prende la sua mano. «Un passo alla volta», dice. Elisa respira profondamente. «Non sono più la stessa», dice. «Nemmeno io», risponde Giovanni. «Ma possiamo imparare di nuovo». Il silenzio torna. La luna brilla sopra di loro. «E se non funziona?» chiede Elisa. «Avremo provato, senza rimpianti». Elisa guarda la panca, poi la luna, poi Giovanni. «Va bene», dice piano. «Proviamo». Giovanni sorride. Si alza in piedi e le tende la mano. Elisa esita un momento, poi prende la sua mano e si alza. Sono uno davanti all'altro, molto vicini. «Resterai?» chiede Elisa. «Sì», risponde Giovanni. «Resterò». Si abbracciano. L'abbraccio è lento e caldo. Elisa chiude gli occhi. Si sente al sicuro. Il vento passa tra gli alberi. Il profumo dei fiori è forte. «Grazie per essere qui», dice Elisa. «Grazie per avermi ascoltato», dice Giovanni. Restano insieme sotto la luna. Non parlano più del passato. Pensano al presente. La luna li guarda dall'alto. La notte è calma. La panca di pietra resta lì, testimone silenzioso. Quella sera non nasce una promessa grande. Nasce una cosa semplice. La voglia di camminare insieme.
sotto la luna piena, le radici del loro cuore tornano a vivere. Ascolta di nuovo la storia, senza sottotitoli. Prova a ripetere a voce alta insieme al narratore. Se non capisci bene, torna indietro e ascolta di nuovo con i sottotitoli. È sera, il cielo è scuro e la luna piena è alta. La sua luce illumina il parco. Gli alberi sono grandi e silenziosi. Le ombre sono lunghe. L'aria è fresca e profuma di fiori. Elisa è seduta su una panca di pietra. Tiene la schiena dritta e guarda la luna. Indossa un vestito blu. Le sue mani sono ferme, ma il suo cuore batte forte. Aspetta Giovanni. Sente dei passi sul sentiero. Non si gira. Sa chi è. Giovanni si ferma davanti a lei. Indossa un abito scuro. La guarda con attenzione. «Ciao Elisa», dice piano. «Ciao Giovanni», risponde lei. Restano in silenzio per un momento. Il vento muove le foglie. «È una bella notte», dice Giovanni. «Sì», dice Elisa. «La luna è molto chiara». Giovanni fa un passo avanti. «Posso sedermi?» Elisa annuisce. Giovanni si siede accanto a lei, ma lascia spazio. «Sono venuto perché voglio parlare», dice lui. «Anch'io», dice Elisa. «Ci sono molte cose da dire». Giovanni guarda la luna. «Penso spesso a te. Penso al passato». Elisa abbassa lo sguardo. «Il passato mi fa male», dice. «Mi hai lasciata». Giovanni sospira. «Lo so, ho fatto un errore. Pensavo solo al lavoro. Non ascoltavo il mio cuore». Elisa lo guarda. «Io ti aspettavo», dice. «E poi sei andato via». Giovanni annuisce. «Avevo paura. Non ero pronto. Ma non ho mai smesso di amarti». Una lacrima scende sul viso di Elisa. «Perché sei qui ora?» chiede. «Perché voglio cambiare», dice Giovanni. «Voglio restare. Voglio essere con te». Elisa stringe le mani. «Ho paura», dice. «Ho paura di soffrire ancora». Giovanni la guarda negli occhi. «Capisco, anch'io ho paura, ma voglio provare». Si avvicina un poco e prende la sua mano. «Un passo alla volta», dice. Elisa respira profondamente. «Non sono più la stessa», dice. «Nemmeno io», risponde Giovanni. «Ma possiamo imparare di nuovo». Il silenzio torna. La luna brilla sopra di loro. «E se non funziona?» chiede Elisa. «Avremmo provato, senza rimpianti». Elisa guarda la panca, poi la luna, poi Giovanni. «Va bene», dice piano. «Proviamo». Giovanni sorride. Si alza in piedi e le tende la mano. Elisa esita un momento, poi prende la sua mano e si alza. Sono uno davanti all'altro, molto vicini.
Resterai? Chiede Elisa. Sì, risponde Giovanni. Resterò. Si abbracciano. L'abbraccio è lento e caldo. Elisa chiude gli occhi. Si sente al sicuro. Il vento passa tra gli alberi. Il profumo dei fiori è forte. Grazie per essere qui, dice Elisa. Grazie per avermi ascoltato, dice Giovanni. Restano insieme sotto la luna. Non parlano più del passato. Pensano al presente. La luna li guarda dall'alto. La notte è calma. La panca di pietra resta lì, testimone silenzioso. Quella sera non nasce una promessa grande, nasce una cosa semplice, la voglia di camminare insieme. Sotto la luna piena, le radici del loro cuore tornano a vivere. Ripassiamo il vocabolario e le frasi principali della storia. Ascolta e ripeti. È sera. La luna piena è alta nel cielo. Il parco è silenzioso. Elisa è seduta su una panca di pietra. Aspetta Giovanni. Sente dei passi sul sentiero. Giovanni si siede accanto a lei. Mi hai lasciata. Ho fatto un errore. Ho paura di soffrire ancora. Voglio cambiare. Possiamo provare di nuovo. Un passo alla volta. Si abbracciano sotto la luna. Ora rispondi alle domande sulla storia. Scrivi le tue risposte nei commenti. Dove si trovano Elisa e Giovanni durante la storia? Perché Giovanni va al parco a parlare con Elisa? Alla fine della storia, Elisa accetta di provare di nuovo con Giovanni?